I'm going there to see my mother. Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a fare una gita fuori porta, andiamo in un piccolo paese a 14 km da qui con un altro mezzo perché in bici è un po' lunga, però non useremo il van ancora perché non è tanto tranquillo viaggiare. Sembra che dobbiamo andare a un matrimonio, siamo tutti vestiti bene, truccati, non so perché, però ci siamo vestiti bene per fare una cosa un po' diversa dal solito. Il nostro intento era passare inosservati, però abbiamo visto che i vestiti tipici degli Yucatecos sono con una camicia bianca di lino e io ce l'avevo azzurra. Magari i lineamenti non sono tanto quelli, però vediamo un po' se ci riconosceranno. Yucateca. Intanto qui si vive una sensazione di pace. Ragazzi, fa già caldo, sono le 9 di mattina, fa già caldo. Intanto vi presentiamo Vanessa, la nostra cara amica. Non voleva essere presentata. Ci sta facendo da cicerone qui in Yucatan. Allora, praticamente qua, questo è l'indirizzo, il nome della famiglia, la via, il numero civico. E qua ci sono le due strade che sono tra la 41 e la 43, quindi sono vicine alla strada. Colonia, centro, vuol dire che è il quartiere. Solo nos permiten llevar a 2 personas por cada vehículo. ¿Para Guaymas? Sí. ¿Cuánto cuesta? Sería el servicio así, se ocuparía 2 taxis a 100 pesos. Es que solo nos han autorizado llevar 2 pasajes. Allora, abbiamo provato a chiedere al taxi, purtroppo siamo in 3, loro ne possono portare a 2 e i prezzi sono quadruplicati. Adesso abbiamo proviamo. trovato un'alternativa e quindi andremo con un pullman. È arrivato il pullman. Ticket. Qua ci sono i prezzi. Bene, primo viaggio in autobus in Messico. Beh, sembra molto pulito e tranquillo. Si sente proprio odore di gel antibatterico. Siamo arrivati. Muchas gracias. Ok, arrivati a Guaymas. Siamo soli. Guaymas. Adesso comincia la parte a piedi. Passava anche un treno da qua, il treno Maya. Ragazzi, siamo arrivati a Guaymas. Guardate che c'è qui dietro, la chiesa bellissima. La chiesa di Santo Domingo de Guzman fu costruita nel 1646 dai francescani, usando pietre Maya provenienti dalla zona archeologica di Chichén Itzá. Questo sito veniva utilizzato dagli spagnoli per convertire gli indigeni al cristianesimo. Il suo colore dominante è il rosso, che simboleggia il sacrificio di Cristo. Il verde è la speranza, mentre le stelle e le rose che vi sono decorate rappresentano la venerazione della Vergine Maria. L'aquila a 2 teste simboleggia l'unione del regno spagnolo e quello portoghese. La chiesa venne distrutta durante le guerre di casta e ricostruita nel 2004.
Bene, adesso stiamo andando a trovare un signore che modella l'argilla e fa delle opere bellissime. Vediamo se c'è. Allora ragazzi, siamo in questo posto dove la famiglia qui realizza dei vasi, dei piatti e tantissime altre cose con l'argilla del loro terreno, mescolando quella roccia lì con il terreno e ottenendo una mescola rossa che adesso vi faccio vedere. Questa qui, che è un'argilla che poi viene lavorata qui su questo tornio. Es que lo que pasa es que este material como no es muy procesado. Parece más pesado, como metal, parece. Es que no es muy procesado, por eso nuestro material es muy pesado. La panchina del beso, dove gli innamorati si siedono per baciarsi, in miniatura. Mettono queste foglie per togliere tutte le energie negative, per non far rompere i vasi e per assorbire anche il calore. Quindi tutti i giorni mettono queste foglie vicino ai vasi. Ci stanno raccontando che tutto il materiale che usano, se si rompe qualcosa lo riciclano. Todo el material es reciclable, todo, incluso lo que se va rompiendo en el proceso, porque toda arcilla, toda cerámica se rompe. Entonces, tanto desde el comienzo hasta después de horneado, después del horneado, también hay piezas que se rompen y ellas se vuelven a pulverizar y se vuelven a reutilizar en las piezas. Incluso si una persona, por ejemplo, comprara una pieza, se lo llevara y se le rompiera, a diferencia del cristal, por ejemplo, o del plástico que tiras y contamina, este material lo único que haces es tirarlo, aplastarlo y sirve como abono a la tierra. La cosa interessante è che se si rompe uno di questi pezzi serve alla terra e non contamina come altri materiali. Guardate il tornio, è un tornio senza motore, puramente a mano, e il proprietario si siede qui sull'amaca e lavora facendo un movimento così della mano e lavorando l'argilla, tutto a mano. E per fare un vaso di questi qui ci mette 3 giorni, sempre seduto. Queste servivano per portare l'acqua. Questo era il tornio antico, incredibile. E adesso hanno usato una pompa dell'acqua per creare questo tornio. Questa famiglia è la 4ª generazione che fa questi vasi e ci tengono molto perché vogliono continuare questa tradizione molto molto bella. C'è anche la tazzina per il caffè, fantastica, questa mi piace un sacco. Penso che prenderemo questa. Ragazzi, questo è il forno dove viene cotta l'argilla e non ha il camino e il fumo esce da questa parte sul retro. E c'è anche un piccolo altare con tutti i pezzi realizzati da loro. Un posto che conserva la storia qui dello Yucatan. Questa è la zia del signore che gli ha insegnato a fare i vasi.
Bene, andiamo con il taxi e rientriamo a Valladolid con il taxi. Acá? ¿Puedo ponerme acá? Claro que sí. Gracias. De todas maneras, si nos... 50 era para ir allá. La verdad, ahorita no sé si estén trabajando con no sabemos. Rayamos, que se Ho fatto passare. Nos rayamos porque no nos checaron. Buongiorno ragazzi, oggi un'esperienza particolare, anzi Serena sarà modella per un giorno. In pratica siamo stati ingaggiati da questo negozio qui a Valladolid che sta facendo un servizio fotografico e adesso andremo a scattare qualche foto con la Miss qua. Andiamo a vedere. Rosalia è così gentile da portarci. Bene, siamo arrivati. Sei pronta? Eccoci, prontissima. Sì, sì, sì. Ah, c'è anche un bel parco. La modella Pronta è alla pronta. trasformazione. Intanto proviamo la scarpa prima di entrare. Tac. A posto. Sì. Che buona. Più. Ehi! Ciao! Ciao! Sì, che lindo. Gracias. Entriamo nello studio fotografico. Aquí? Sí, adelante, por favor. Vamos nello studio fotografico. Hola. Hola, adelante. È il fotografo de hoy. Hola. Hola. Ah, il truccatore o il fotografo? Los dos. Los dos. La modella per un giorno. Allora gli mettiamo anche le ciglia finte alla sera. Non ne avrei bisogno. Allora come procede? Ciglia nuove, plin plin. Wow, sei Capelli. proprio da catalogo. Mi hanno domato i capelli. Ragazzi hanno completato, hanno fatto un ottimo lavoro e dopo 2 ore Serena è così. Primo look. Wow. Ragazzi, questa è la sala prove messicana. Qui Serena si farà le foto e questo è il ventilatore che ci salverà tutti. Ragazzi, è arrivato il momento. Dovevamo fare qualcosa. Abbiamo aspettato fin troppo.
Sí, aquí, miren. È successo davvero. Siamo sposati. Adesso siamo marito e moglie. Non siamo in chiesa, ma fa niente. Vale in Messico, non sono in Italia.